Peter Gabriel. Io avevo cominciato con una cosa molto più sì, sofisticata, sempre dell'area Peter Gabriel, cioè John Metcalf, esatto. però tu hai preso il potere e hai rimesso Posso abbassare? Ma con piacere. Allora, lo dico per quello che mi ha tirato le orecchie, che avevo mosso i diffusori, li ho fissati. Li hai fissati. Meglio, comunque, in previsione del fatto che il video di oggi è proprio su queste. Però vorrei far notare ai follower che c'hai una cresta di diamante, ecco. Sembri un gallinaccio. Che poi esce dall'inquadratura. Allora, buongiorno, siamo qui per queste Paradigm Founder 40B, molti ce l'hanno chieste. E perché è già da un po' che le vedono nei nostri video. Esatto, noi tra l'altro le abbiamo utilizzate perché hanno ben 92 dB di efficienza e ci faceva comodo su alcuni video e alcuni abbinamenti di elettroniche utilizzarle. Sempre partendo dal presupposto che né io né te sappiamo se un diffusore è efficiente o meno, perché ignoriamo essendo ignoranti. Bravo. Ma Che vorrà dire efficienza? Non lo so, però ignorare è interessante perché ti spinge a cercare di sapere. Certo. Va bene. Allora, salutiamo i nostri follower. Ciao. Ciao. Allora, caro Giulio, dimmi tutto. La Paradigm fa parte di un gruppo industriale molto più ampio che prevede anche Martin Logan, abbiamo già provato una Martin Logan, che prevede anche Anthem. Ed è un'azienda canadese che ha una camera anecoica, sembra tra le più grandi al mondo. Io non ci sono mai stato, anzi questa è l'occasione per dire ai signori della Paradigm che se ci vogliono far fare un viaggetto in Canada non ci dispiace, giusto Giulio? Assolutamente. Loro sono stati inizialmente molto sostenuti dal governo canadese, il quale gli ha messo a disposizione centri di ricerca e tutto. Poi nel corso degli anni hanno internalizzato la produzione e la ricerca in modo tale da riuscire ad avere tutto completamente sotto controllo e fatto in casa. Perfetto. Tenete conto che Paradigm è fra quei marchi di diffusori, non tantissimi, che realizza completamente in casa gli altoparlanti, non solo i crossover e la componentistica dei crossover, segnatamente le bobine. Poi è chiaro che resistenza e condensatori non converrebbe neanche. Non converrebbe neanche, per cui insomma loro realizzano veramente la gran parte della componentistica in casa. Azienda dal punto di vista tecnologico iper sofisticata. E sebbene sia un marchio che magari da noi non è così conosciuto, comunque dispone di una potenza di fuoco notevolissima in termini di capacità di ricerca, e questi diffusori lo dimostrano, pur non essendo diffusori top, perché dopo c'è la serie Persona, questa è la serie Founder e poi c'è la serie Persona. Della serie Founder c'è un diffusore che a me piace moltissimo, che è il 120B. Perché il 120B ha i woofer amplificati, noi ne abbiamo frequentato una coppia di 120B, c'ha i woofer amplificati e il sistema di correzione ambientale sviluppato dal gruppo. Lo stesso che si trova sugli amplificatori Anthem, sia audio-video che stereo. Quindi è un prodotto che con un rapporto qualità-prezzo impressionante, perché c'ha un kilowatt di amplificazione sui bassi, insomma non è male per niente. Lo affrontiamo meglio, lo vediamo meglio in sede di sventramento, forse, se ci riusciamo. Sì, ci riusciamo. So come si aprono. Vuoi che già ti faccio vedere qualcosa? No, non ti eccitare subito. Però ecco, quello che a me ha colpito particolarmente inizialmente era la presenza di questa griglia di metallo, alla quale corrisponde poi un'ulteriore griglietta sopra il tweeter. Apparentemente si potrebbe pensare che si tratti di parapolvere. E invece no. Manco per niente. Questa qua sotto è un rifasatore. Praticamente l'idea è di avere una correzione di fase fra la parte, diciamo, di fronte sonoro emesso dall'interno
del cono, quindi più profondo rispetto alla zona periferica e la zona periferica stessa. In questa maniera il fronte d'onda prodotto dal centro del diffusore e dalla periferia del diffusore si allineano temporalmente, con una certa approssimazione, perché a dire il vero andrebbe fatta per ogni frequenza, certo. visto che... Però, e permettimi che siccome questi hanno la sospensione fatta in un disegno Ridge, Active Ridge e quindi emette anche e fa parte proprio dell'emissione, cosa che invece in buona parte dei woofer non succede, questo discorso di rifasamento è ancora più necessario proprio perché anche la sospensione suona. Certo. E quindi c'è un forte disallineamento geometrico tra l'inizio verso il parapolvere e la fine verso la sospensione. Altra cosa interessante è quello che c'è qui sul Twitter, e c'è stato qualcuno nelle domande di YouTube, quelle che stanno lì sotto, che non mi ricordo rispetto a quale diffusore ha detto sì, ma io preferirei toglierla la griglia, forse era riferito alle Marten. Qui addirittura, e quel signore inorridirà, c'è una griglia metallica che sta davanti alla cupola del Twitter, che è in alluminio magnesio, una lega, sì, Almag, che è microforata e addirittura proprio al centro è completamente chiusa. Questo perché? Perché il Twitter emette parte attraverso i buchini di questa griglia, parte attraverso lateralmente, quindi sul perimetro, attraverso questa guida d'onda. Quindi l'idea è che questo non è un parapolvere, ma è un sofisticatissimo sistema che serve a controllare l'emissione del Twitter. Il risultato ve lo anticipo, poi dopo ne parleremo in sede di ascolto. È uno stage enorme. Che non sembra venire fuori da due mini diffusori, li potremmo... Sono dei mini diffusori grandicelli, insomma non sono esattamente mini, però comunque restano abbondantemente dei diffusori da stand, come potete vedere. Sì, bass reflex posteriore. Questi splendidi stand sono Solid Steel, ci sono anche degli stand loro, diciamo, se li accoppiate con gli stand Solid Steel... Allora, non per Solid Steel, ma insomma... No, l'unico vantaggio di quelli loro è che hanno i buchini sotto, e queste sotto sul pannello inferiore hanno le filettature per... Sì. Nulla vieta che uno possa prendere uno stand un po' migliore di quelli che fanno loro, ad esempio il Solid Steel, fare i 4 buchi passanti sulla piastra ed accoppiarli. Comunque, in questo caso sono attaccate con i piedini in gomma che vengono forniti, l'accoppiamento è abbastanza solido. Benissimo, sventramento, sono pronto. Sventramento. Altro da dire su questi diffusori? Il costo. Costano 1.500 euro l'uno, quindi 3.000 euro la coppia, e ci sono, se non sbaglio, in varie finiture. Questa è la finitura nera, legno nero, quindi sì, ha le venature in legno naturale, e poi ci sono alcuni altri colori. Sì. Una cosa, probabilmente nel video, nell'inquadratura che state vedendo non si percepisce, non sono proprio scatola di scarpe. Questa parte qui dopo diciamo, è parallela, poi va a rastremarsi, e la rastrematura è su tutto lo spigolo, quindi è una forma abbastanza complessa in realtà. Sì, poi nello sventramento la facciamo vedere bene. La vediamo un po' meglio, però la forma, devo dire, credo che nella versione in legno naturale sia magari messa più in risalto, così sparisce un po', però è un bell'oggetto. Bell'oggetto, va bene? Allo sventramento. Cari amici follower, allora partiamo prima di tutto dall'evidenziare la forma del mobile, che era un po' difficile evidenziarla in sala d'ascolto. Vedete che diagonalmente c'è questa... Eccola qui. Sì. Allora, questa qui, perché sono partito dal mobile? A parte che l'ho aperto completamente, quindi... perché così Julius viene qui dentro e all'interno vediamo esatto, la corrispondenza con questo setto di rinforzo che, diciamo, si muove diagonalmente per tutto il diffusore. Infatti vediamo che il pannello frontale, il baffle frontale è largo così, il baffle posteriore è molto più stretto, vedete? Dove c'è il bass reflex, infatti è molto più stretto. Ok. Ho tubo di accordo,
che vediamo lì. Eccolo. Esatto. Eccolo qua, il tubo di accordo. Questa è Il buco della il vaschetta. buco della vaschetta, giusto? Dunque il tubo d'accordo è un tubo in cartone, direi, Sì. e poi ha due svasi, uno Esatto, interno e e uno uno esterno. sì. Perfetto. Ok. Facciamo vedere anche la lavorazione con i due piani. Il woofer è più indietro rispetto al tweeter, vedete? Sì, sì. E adesso togliamo la scatola perché io ho smontato tutto, Allora. Cominciamo col woofer. Guardate che bestia spaventosa. Il woofer ha un complesso magnetico Pazzesco. da su. Bobina mobile, fori di ventilazione qui, ok? Ok. Fori di ventilazione questi. Il cestello è in un'unica fusione. Esatto, questo è in alluminio con campate sottili per evitare Turbolenze. Esatto, e la distorsione da riflessione, perché l'aria potrebbe nelle campate normali che sono larghe sbatte sulla campata e torna indietro. Queste campate invece permettono un deflusso dell'aria. Vediamo adesso il particolare dell'Active Ridge. Eccolo qua. Vedete bene che si tratta di una sospensione non realizzata in foam, non realizzata in tessuto, ma con questa stranissima conformazione. Sì. Che è anche una gomma particolare. È una gomma perché, particolare. Sì, non è la classica gomma spessa che vediamo nei woofer, ma è leggermente più sottile e lavorata in modo che possa suonare insieme con la membrana. Esattamente. Interessante il fatto che il cono è privo di ogiva parapolvere superiore, ed è realizzato in metallo. Questi silent block servono sostanzialmente a disaccoppiare il componente dal telaio del diffusore, dal baffle del diffusore. Eccolo qui, certo. Ok. Il tweeter con la particolarissima, questa è la cosa più particolare del tweeter, è questa griglia che tu evidenziavi giustamente. Vedete che qui è completamente tappato, permettetemi il termine. Questo serve proprio per fare in modo che l'emissione centrale del tweeter venga riflessa e venga invece portata verso questi fori che sono in corrispondenza della tromba, perché questo di fatto è un tweeter leggermente caricato. Una guida d'onda, diciamo. Una guida d'onda che tra l'altro gli permette un'efficienza così alta. Sì. Dietro invece? Dietro, eccolo qui. Classico magnete. Questo è un magnete in ferrite, piuttosto classico, niente di particolarmente esotico. Questo è il pannello posteriore. E qui poi vediamo il filtro. Con due schede. Scheda del tweeter, che è questa. Quindi questo è il filtro del tweeter e questo è il filtro del midwoofer. E infatti sono ponticellati, vedete? Quindi certo. Esatto. Quindi il filtro del tweeter è fatto particolarmente bene con una bobina in aria e un condensatore di alta qualità. E poi sicuramente queste sono resistenze di attenuazione. Il filtro del midwoofer invece ha una doppia bobina con nucleo in ferrite. Ok, fatta bene, molto bene. Ok. Belli anche i morsetti. I morsetti sono belli, tra l'altro li fanno loro anche questi, e si vede perché sono morsetti diversi dagli altri e che hanno questo sistema di ponticelli fatto ad arco. Carino, molto carino. Ok. Per questa fascia di prezzo hanno anche, vedete, la doppia rondella qui, questa qui che blocca, questa gira. Ok. Questa. Sì. E quindi è bloccante, come dire. Ultimissima cosa che volevo far vedere ai failure. Adesso gliela facciamo vedere col diffusore smontato. È la griglia. Questa è una griglia solo per servizio, quindi questa non si può togliere. Poi il diffusore ha la sua griglia e questa qui è una griglia, eccola qua, magnetica, sì, che porta la famosa, diciamo,
questo oggetto che sta davanti al... Esatto, al woofer, che è questo oggetto, questa sorta di rifasatore che possiamo far vedere anche dall'interno. Eccolo qua. Metallico. Metallico, sì. Metallico. Va bene, oggetto molto raffinato. Molto raffinato, sì. Bene. Si vede che c'è una grande cura per tutti i dettagli. Cari fellow, diciamo che riusciamo a rimontare? Ma sì. Riusciamo a rimontare, che dite? Senz'altro. Ve ne accorgerete se vedrete o meno una prova d'ascolto. Ciao. Ci diamo all'ascolto sfrenato di qualsiasi genere, caro Giulio. Peter Gabriel. Peter Gabriel. Questo è un brano da Peter Gabriel 1. Addirittura. Sì, quando eravamo giovani. Quando eravamo piccoli. Allora, voglio essere tranchant subito. Vai. Allora, sono tra le cose che puoi regalarmi a Natale. Ecco. Sta letterina di Natale Ci avviciniamo, capito? Ci avviciniamo a galopponi a Natale e io quindi, diciamo, ti sollecito. Va bene. A me sono piaciute moltissimo, ecco, devo dire, casse complete, belle, dinamiche, grande scena, grande ampiezza, grandissimo basso, grande ritmo, un medio-alto sostenuto, delle alte mai troppo aggressive, che non ti vengono mai troppo addosso, ma che quasi ti danno la sensazione del vivo. Del resto volevo dire una cosa che non abbiamo detto fino adesso, ma che ho detto forse in qualche precedente video. Mi è venuto lo schiribizzo, ci è venuto lo schiribizzo di portarci queste casse qui perché le usano allo studio mastering del Parco della Musica e ne sono tutti entusiasti. Io quindi ho detto: ma che c'hanno di così speciale queste casse da sollecitare così dei professionisti? E devo dire che i professionisti in questo caso hanno completamente ragione. Tu cosa ne pensi, Julius? Allora, io sono partito prevenuto. Ecco. Sono partito prevenuto proprio perché tu mi avevi detto che erano piaciuti ai professionisti e poiché so che spesso e volentieri il professionista da mastering va cercando cose diverse rispetto a quelle che normalmente va cercando l'audiofilo, e io mi metto in questa seconda categoria, mi sono immaginato un diffusore con le caratteristiche del monitor da studio. E invece quando le ho messe qui e le ho cominciate ad ascoltare, e vi assicuro le ho ascoltate tanto, perché oramai è da qualche mese che stanno qui, sì. E ne sono rimasto in qualche maniera affascinato, perché è come se fosse un diffusore che ha una duplice personalità. È vero, può piacere a quello che fa il mastering, cioè ha quelle caratteristiche di dettaglio, capacità di rivelare il particolare, che possono essere, diciamo, renderle utili come strumento di lavoro. Però non gli manca niente di quello che va cercando l'audiofilo. Ad esempio, in primis, una timbrica eccellente, non allo stesso livello delle Marten, e vorrei vedere, costano meno della metà, quindi diciamo quel parametro lì, quella, come posso dire, magia nel rivelare il legno degli strumenti, il metallo delle corde, forse qui c'è di meno. Ma c'è anche tanta vitalità, c'è anche tanta spinta, c'è un basso che, accidenti, è un basso che spinge tanto, che è coinvolgente. Che non sembra una cassa da... No, poi c'è un'ampiezza di immagine, porca miseria. Tra l'altro è un'ampiezza di immagine che arriva subito, cioè anche se le posizioni malamente, storte, non simmetriche, arriva subito. Poi facendo un po' di calibrazione, di fine tuning, riesce a ottenere l'optimum. Altra cosa bella, sono molto efficienti. Bravo, esatto. Quindi 92 anche dB. 92 dB, anche con il raffinatissimo Unison che abbiamo recensito. Che grande ascolto. Grandissimo ascolto, e lo hanno messo in condizioni di esprimersi al meglio. E
Quindi no, devo dire, veramente un eccellente diffusore offerto a un prezzo, secondo me. E possiamo dire che piace anche ai giovani, Giulio. A chi l'hai fatto sentire tu? Ah, l'ho fatto sentire a mia figlia. Esatto. L'ho fatto sentire a mia figlia che ne è rimasta più affascinata rispetto all'ascolto delle stesse tracce fatte nell'impianto di sopra con le Vivid. Perché? Perché questo è un ascolto, credo, è un ascolto più immediato, più, se vogliamo, emotivo, più emozionante. È chiaro che io filtro tutto attraverso tutte le mie sovrastrutture mentali da recensore da tantissimi anni. A una giovane adolescente questo arriva subito, arriva all'anima, arriva al cuore. E quindi, insomma, da questo punto di vista, secondo me, gran bell'oggetto. I contenuti tecnologici, secondo me, ci sono, perché l'abbiamo visto, insomma, c'è una progettazione molto accurata. E a questo punto posso dire una cosa? Prego. Sembrerà banale, ma non si inventa nulla, perché questa è una tra le poche aziende che ha il centro di ricerca e sviluppo particolarmente grande, si fa gli altoparlanti da sola e quindi riesce poi a ottenere un risultato con un rapporto qualità-prezzo sbalorditivo. Leggevo, per la gioia di qualcuno, e qualcuno ci è capitato l'altra sera in auditorium, Sì. che contestava la nostra metodologia di test che abbiamo svolto tra differenti giradischi, perché i test non erano svolti in modalità cieca o doppio cieco, che sarebbe stato impraticabile in quella circostanza, ma Paradigm si fa vanto di procedere nella loro, diciamo, progettazione e affinamento rigorosamente mediante test in doppio cieco. Perfetto. Lo dicono, dice, noi siamo come dire, dei sostenitori di questo tipo di metodologia, per cui coinvolgono persone, panel di ascolto, panel di ascoltatori casuali, panel di esperti, insomma il lavoro di progettazione è proprio quello canonico, senza scorciatoie. Quindi a chi sono rivolte queste casse? Secondo me al 90% degli audiofili che possono spendere 3.000 euro per una coppia di diffusori, certo con un collocamento in ambiente non troppo semplice, perché avendo il bass reflex posteriore, come tutte le casse da stand, sono casse che alla fine hanno bisogno di un po' d'aria intorno per potersi esprimere. Non è troppo complessa la sistemazione in ambiente, però comunque hanno bisogno di un po' di spazio. L'altra cosa che io tenderei a dire è che, essendo diffusori parecchio rivelatori, se a monte ci sono delle magagne, questi diffusori ve le sbatteranno in faccia in maniera piuttosto impietosa. Quindi se l'amplificatore e la sorgente che stanno a monte sono così un po' tirati via, ve ne accorgete immediatamente. Non sono diffusori che mascherano, che imbellettano. Ecco, anche perché insomma noi le abbiamo sentite godendo veramente tanto quella mattina con l'Unison 845, che è un amplificatore da 9.000 euro. Quindi, da 9.000 euro, certo. E col Copland anche vanno molto bene, ma il Copland è un prodotto che non costa certo, no, non ci costa 2 spicci, stiamo con l'acqua alla scala, quindi noi le stiamo ascoltando in un contesto, come dire, adeguato alle loro caratteristiche. Ancora una volta togliamo di mezzo il termine ammazza giganti, utilizziamo invece il ben più ragionevole rapporto qualità-prezzo. In questo caso, secondo me, il rapporto qualità-prezzo è veramente strepitoso, eccellente. Sì, assolutamente eccellente. Diffusore che vi invitiamo ad ascoltare perché è veramente accattivante. Vale la pena di ascoltarlo perché è un tipo di suono un po' differente rispetto alla media dei bookshelf. C'ha qualcosa di diverso, non dico qualcosa in più, magari a qualcuno potrà pure non piacere, però è un tipo di sonorità un po' differente, molto coinvolgente, molto dinamica. Mi verrebbe a dire viva. Viva, sì, assolutamente. Quindi complimenti, mi piacerebbe tanto a questo punto riascoltare
in condizioni serie, ben controllate. Quelle Paradigm che noi abbiamo ascoltato in una condizione sfortunatissima. Ah sì, beh, le 120, quelle enormi. Quelle, diciamo, solo che ho la sensazione che questo ambiente sia un po'... Questo ambiente forse è un po' piccolino, ma la sala 1 forse no. Potremmo farle nella sala 1. Con uno sforzo titanico. Titanico, ma questa volta, cari follower, sarà Julius a portarsele. Ok, subscribe, campanella, le solite cose, continuate a seguirci. Ciao. Ciao.